Buongiorno, sono il dottor Domenico Pietrini, sono un anestesista rianimatore, docente presso la scuola di specializzazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore qui in Roma. Oggi parliamo della ipotermia terapeutica indotta. Che cosa significa questo termine? Significa abbassare la normale temperatura del corpo a 32-33 gradi centigradi rispetto a quelli che sono i valori normali di 36-37. Quando si fa? Si fa in tutti i pazienti che abbiano una sofferenza cerebrale legata sia ad eventi traumatici come per esempio un trauma cranico o riportato durante un incidente stradale, la caduta, cosiddette defenestrazioni, ma anche in pazienti per esempio che abbiano avuto una sofferenza asfittica alla nascita, quindi non nati a termine, nati a termine di una gestazione normale, che abbiano comunque sofferto all'atto del parto e che abbiano quindi avuto una diminuzione dell'afflusso di ossigeno al cervello. Qual è lo scopo di ridurre la temperatura corporea in questi pazienti? Normalmente il cervello in condizioni normali consuma una certa quantità di ossigeno e di sostanze necessarie per il suo funzionamento. Quando però il cervello ha avuto un danno, sia esso traumatico o comunque da ridotto apporto di ossigeno, si creano delle condizioni per cui la cellula che compone il cervello va in sofferenza. Questa sofferenza vuol dire che questa cellula potrebbe andare incontro, se non adeguatamente protetta, a un processo di necrosi, cioè di morte cellulare. Allora che cosa facciamo con l'ipotermia? Con l'ipotermia noi siamo in grado di ridurre l'attività della cellula, in qualche maniera mettiamo a riposo il motore della cellula per far modo che l'organismo sia in grado di mettere in atto quei processi di riparazione e di restituzione a una funzione adeguata. Facciamo dormire il cervello, oltre che con i farmaci che utilizziamo per la sedazione, anche con una riduzione della sua attività di base. Questo di solito porta a un miglioramento rispetto a quelli che sono i dati presenti nella letteratura medica del recupero sia funzionale sia psichico del paziente in un tempo che va dai 3 ai 6 mesi. Come lo facciamo? Lo facciamo coprendo il bambino con un materassino che, sotto il controllo di una sonda termica che misura la sua temperatura corporea, fa in maniera tale che questa temperatura sia gradatamente abbassata fino ai livelli da noi decisi, che sono appunto quelli di 32-33 gradi centigradi. Si tenga presente che per ogni grado di diminuzione della temperatura corporea c'è una diminuzione di circa l'8% del metabolismo cerebrale. Quindi vuol dire che nel paziente che noi portiamo dai 36-37 ai 32-33 avremo circa un terzo di riduzione dell'attività metabolica sistemica. Come vedete è una riduzione molto importante e chiaramente è su questo presupposto che si basa all'utilizzo dell'ipotermia terapeutica. Ovviamente questa ipotermia terapeutica ha degli effetti collaterali, ha dei rischi o comunque dei danni potenziali che sono comunque ben conosciuti e che sono rappresentati per la maggior parte da un aumento dell'infezione nel periodo legato all'evento, nelle prime ore e nei primi giorni in cui si applica l'ipotermia, ma anche disturbi a livello del cuore, dei polmoni, degli scambi respiratori, della capacità del sangue di coagularsi. Come vedete, degli effetti collaterali di una certa importanza. È ovvio che però noi quando mettiamo in atto l'ipotermia terapeutica è perché sono state già messe in atto tutte quelle misure mediche e chirurgiche che non hanno comunque portato a un risultato soddisfacente. Vogliamo dire, per esempio, un paziente che ha battuto la testa, se ha un ematoma intracerebrale, cioè quindi la presenza di sangue nel cervello, dopo i controlli radiologici che documentano appunto questo evento, viene portato in sala operatoria, il chirurgo evacua, toglie il sangue, noi nella terapia intensiva utilizziamo farmaci che cercano di far sgonfiare il cervello, mettiamo il paziente in una condizione di ventilazione che non è più naturale ma aiutata dalle macchine respiratorie. Dopodiché continuiamo a monitorizzare i parametri vitali, nonché la pressione all'interno del cranio. Se questa pressione, nonostante queste manovre, non torna nei parametri di normalità, a questo punto e solo a questo punto, siccome in assenza di un'ulteriore azione medica il paziente può andare incontro alla morte o comunque a dei danni cerebrali importanti, mettiamo in atto la cosiddetta ipotermia terapeutica indotta.
Quanto dura? Nel caso del trauma cranico l'ipotermia in genere dura circa 2 giorni, dopodiché si procede a un riscaldamento del paziente molto lento di circa 1/4 di grado ogni ora, sempre sotto il controllo del monitoraggio intracranico, cioè della pressione all'interno del cranio. Se nella fase di riscaldamento la pressione all'interno del cranio dovesse riaumentare oltre i livelli normali, che in genere consideriamo oltre i 20 cm di mercurio, a questo punto noi interrompiamo il riscaldamento, possiamo ridurre nuovamente la temperatura fino a che otteniamo appunto la pressione desiderata. Come vedete è un processo altamente controllato, strettamente monitorizzato, per cui qualsiasi variazione a carico dei sistemi più importanti, il cuore, il respiro, la funzione escretrice renale e tutto quello che può comunque condizionare la ripresa del paziente viene attentamente considerata e valutata e monitorizzata minuto per minuto. L'altro caso di cui vi ho parlato è quello appunto dell'asfissia perinatale. Cosa succede? Sono bambini perfettamente sani che per una qualsiasi ragione all'atto della nascita, durante il parto, soffrono un periodo significativo di diminuzione dell'afflusso di sangue e di ossigeno al cervello. Sono i cosiddetti neonati asfittici. Questi neonati asfittici, in questo settore c'è una grossissima esperienza ormai, vengono normalmente raffreddati per circa 3 giorni. Anche qui il livello di raffreddamento con gli stessi mezzi utilizzati per il trauma cranico è intorno a 32-33 gradi e anche in questo contesto il paziente viene attentamente seguito e monitorizzato. Alla fine di queste 72 ore il paziente viene comunque riportato alle temperature normali. A questo punto una valutazione neurologica e clinica degli effetti. In genere, per quanto riguarda il bambino neonato con sofferenza asfittica, le reali condizioni neurologiche possono essere valutate solo a distanza di tempo, dai 6 mesi a 1 anno, in quanto precocemente non è possibile, a meno che non ci sia un danno molto esteso, avere un'idea dell'efficacia della tecnica applicata. In questo campo, ripeto, esiste ormai un'esperienza pluriennale a livello europeo e chi opera in questo settore sa che questa tecnica di raffreddamento è comunque sicuramente associata a un buon recupero dell'attività intellettiva. Quello che i colleghi che lo fanno, così come noi, nei vari settori, hanno rilevato, e ci sono anche dei lavori molto autorevoli su riviste estremamente prestigiose, è che l'ipotermia in genere non porta a una riduzione della mortalità, cioè i bambini che hanno avuto comunque un danno importante anche con l'ipotermia muoiono. Ma la cosa importante è che i pazienti che sopravvivono hanno invece un recupero delle capacità intellettive e psicomotorie sicuramente migliore nel gruppo dei pazienti trattati in ipotermia. Questo è ovvio che ha una grandissima importanza, perché sia dal punto di vista sociale, socio-economico e emotivo familiare, voi capite che la presenza di un paziente con gravi ritardi cerebrali e psichici comporta veramente delle grossissime ripercussioni nel corso della vita di questi bambini che comunque hanno davanti parecchi anni. L'ultimo settore in cui l'ipotermia può essere applicato, qui comunque la casistica sia sull'adulto che nel bambino è ancora ridotta, anche se si sta cercando di studiarla, è quella dell'arresto cardiaco. In questo caso il paziente pediatrico in oggetto che abbia avuto un arresto cardiocircolatorio, nel momento stesso che arriva in ospedale, nel breve tempo possibile, viene raffreddato per 24 ore. Per quanto riguarda i risultati dell'efficacia, su questo settore non ci sono ancora delle evidenze. Ripeto, però si tratta di pazienti con una gravissima danno cerebrale da coma nostico, cioè da assenza di afflusso di ossigeno al cervello dopo l'arresto, per cui in questo caso è comunque giustificato mettere in atto, anche se per un periodo più breve come avete osservato, solo 1 giorno, tutte quelle misure che cercano di migliorare il recupero funzionale del paziente. Questa tecnica ovviamente deve essere applicata in centri specializzati, perché soprattutto nel campo pediatrico in Italia i centri che sono in grado di farlo sono molto limitati. In questo settore occorre invece un'esperienza adeguata, per cui è auspicabile che esistano dei punti di raccordo per poter trattare i pazienti nei luoghi deputati. Qui a Policlinico Gemelli non abbiamo un riporto e siamo in grado, così come abbiamo fatto in passato, di ricevere pazienti praticamente da tutta Italia. Vi ringrazio per l'attenzione.